Ciao e ben ritrovati. Se state cercando un elemento per dare più carattere ad un vostro lavoro, sicuramente l'inserimento di un bordo, di un orlo decorativo, di una piccola frangia danno quel particolare in più che ci vuole e dà per l'appunto personalità. Vi lascio alle immagini di questa creazione che ho realizzato per il mio bolero Tabata. È un estratto, quindi se avete eventualmente delle domande, dei commenti potete lasciarmeli, vi risponderò. Come potete comunque già vedere, tutto l'elemento inserito è realizzato con punti basici, quindi catenella e punto alto. Il risultato è effettivamente molto d'effetto e quindi vi lascio alle prossime immagini. Se avete qualche commento e qualche domanda da fare, come sempre lasciatemi un vostro messaggio. Non mi resta che augurarvi buono spin e alla prossima. Ciao da Fulvia. Per abbellire e quindi dare una maggiore personalità al mio Tabata bolero, ho voluto inserire questi piccoli fiorellini. Sulla parte bassa, infatti, ho deciso di inserire questa sorta di frangia che è un po' un orlo decorativo. Sicuramente i dettagli fanno la differenza e quindi questo sicuramente è il disegno ideale per il mio bolero. Vediamo quindi come eseguirlo. Siamo arrivati con l'ultimo doppio punto alto del mio frontale. In questo caso ho dovuto scendere sulla base, quindi sono 4 catenelle e da qua in poi ho fatto partire la mia frangetta decorativa. 7 catenelle mi sono alzata, 3 catenelle ho aperto sul petalo. Nella settima, e quindi nel centro, inserisco 2 punti alti uniti insieme, un'altra catenella di 3, ritorno con un punto bassissimo nel centro e lo stesso per gli altri 2 petali. Quindi la lavorazione prevede soltanto l'utilizzo di catenelle e punti alti. Sono 3 petalini che si vanno a formare dentro la settima catenella di partenza. Lo schemino io comunque ve lo riporto qui così almeno è più chiaro. Ultimato l'ultimo petalo con le 3 catenelle che scendono nel centro, con un punto bassissimo mi fermo anche oltre che nel settimo, nel sesto, nel quinto e nel quarto buchino della mia catenella. Me ne rimangono così fuori 3 che vado a fare sull'altro lato per formare l'archetto di base e quindi poi mi inserisco ogni 2 spazi dall'altra parte. Ecco, io ho lasciato per quanto riguarda il mio bolero uno spazio sempre, vedete, di 2 qua, 2 qua, 1, 2 qua, 1, 2 qua, così rimangono pari e ben equilibrati. Ecco, ne eseguo uno insieme a voi per darvi la dimostrazione. Quindi catenella di 7 già fatta, dopo l'archetto sulla base di 5. Ora le altre 3 catenelle per iniziare col primo petalo. Nella quarta catenella entro, che è poi la settima di altezza, entro per il primo punto alto, che però non chiudo, lascio aperto.
secondo punto alto con la quale chiudo i punti alti insieme anche alla catenella iniziale. 1, 2, 3, entro nel centro con un punto bassissimo. Il primo petalino è eseguito. Proseguo per gli altri. 1, 2, 3, punto alto, lascio aperto il punto, non lo chiudo ancora, altro punto alto, chiudo tutto, 1, 2, 3, chiudiamo il secondo petalo, sempre nel centro del 7, 2 petali eseguiti. E adesso l'ultimo, 1, 2, 3, punto alto, non lo chiudo, punto alto, li chiudo tutti, 1, 2, 3. Entro sempre nel centro con un punto bassissimo. I miei 3 petali sono eseguiti. A questo punto devo scendere e quindi mi fermo oltre col punto basso che abbiamo appena fatto nel centro, non sono a fuoco, ecco qua, devo scendere anche nel catenella 6 sottostante, nella catenella 5 e nella quarta. Ok? E adesso mi rimangono da fare 1, 2, 3 per chiudere dall'altra parte la mia base. Ecco qua. Anche l'altro fiorellino è fatto. Sono proprio molto carini. Proseguiamo così per tutto il bordo base del mio bolero Tabata. Se avete qualche domanda lasciatelo nei commenti. Alla prossima, ciao da Fulvia.